Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di giugno 2026. Abbiamo la carta della morte, amici dei gemelli. Può essere un periodo di rigenerazione, un periodo di trasformazione, dove probabilmente o voi o una relazione o una situazione potrebbe per qualcuno trasformarsi, per qualcun altro giungere al termine. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, e in più ci sono anche tutti gli altri link ai corsi gratuiti, ai seminari di approfondimento di fine giugno, insomma è tutto in descrizione. Bene, partiamo con il matto. Asso di coppe, 4 di pentacoli, nove di spade, due di bastoni, 3 di bastoni, asso di bastoni, quante ce ne sono? Qui abbiamo un 6 di bastoni, un 9 di pentacoli e un 2 di coppe. La la. Dunque, andiamo a vedere il movimento energetico del periodo. Se siete single vi invito a considerare questa parte della lettura come se fosse proprio la vostra, anche perché tenderò a leggerla per i single. Se però avete qualcuno in testa, nella seconda parte del video andrò a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse e cercherò comunque di comparare i due movimenti energetici. Allora, partendo così, ho la sensazione che o qualcuno di voi, anche se siete, cioè soprattutto se siete single, però è come se ci fosse già una nuova conoscenza nell'aria. Diciamo che questo matto mi può rappresentare appunto o una conoscenza. Per qualcuno già esiste, per qualcun altro è prossima, cioè adesso dipende sempre anche dalla decade in cui siete nati e tante altre cose. Andiamo a vedere questo matto. Però qui potrebbe essere, allora, per qualcuno una storia che inizia, 5 di pentacoli, una nuova conoscenza anche, o più semplicemente una avventura. Qui abbiamo un 7 di coppe e la ruota della fortuna. La sensazione che ho è che per qualcuno questa conoscenza, questa relazione inizi più perché voi, diciamo, siate stufi di star da soli, che perché vediate reali possibilità di sviluppo.
perché comunque 7 di coppe è una carta che sì, ci parla di possibilità, ci parla di probabilità, ma sono anche un po' illusorie. Poi però avete questa ruota della fortuna che secondo me cambia un po' le carte in tavola. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Cavaliere di pentacoli, 6 di bastoni che avevate già da qualche parte qua. E re di pentacoli. Ok, credo che questa persona possa effettivamente prendervi abbastanza. Il fatto che ci sia l'asso di coppe, cioè mi dà come la sensazione che c'è un potenziale effettivamente. Abbiamo qui anche un set di coppe. C'è come un potenziale per poter costruire qualche cosa di solido con questa persona. Allora, vi dirò che per qualcuno, se per caso questa persona non la conosceste già, o comunque giugno passasse un po' così in sordina, vi posso dire che con queste carte sento come se foste focalizzati sul creare una vostra autonomia, una vostra indipendenza, soddisfare da voi i vostri bisogni. Potrebbe essere focalizzato un po' lì la terza settimana di giugno. Andiamo a vedere questo 4 di pentacoli, perché secondo me è proprio quello che state cercando: stabilità, concretezza, anche una certa regolarità, una certa sicurezza. 3 di spade e diavolo. Controllo, mi viene da dire. Io credo che voi abbiate bisogno di avere certe cose sotto controllo per evitare di rivivere sia il 5 di pentacoli che il 3 di spade. Ho anche la sensazione che per qualcuno, sì è vero, c'è questa necessità di controllo, ma il controllare qualcun altro vuol dire sacrificare qualche cosa o di se stessi o del proprio tempo. Cioè lo sento come se fosse uno sforzo. Andiamo a vedere il 9 di spade, perché il problema con questo 9 di spade sento che, eh, cioè questa necessità di controllo è data dal 9 di spade, avrebbero dovuto essere al contrario, però. Il 9 di spade è una carta di preoccupazioni. Io sento che vorreste smettere di preoccuparvi di qualcosa, di preoccuparvi, mi viene anche un po' da dire della tossicità, con questo diavolo, della dipendenza. Qualcuno potrebbe avere temi di dipendenza economica piuttosto che dipendenza affettiva. Ci sono certe persone, questo è una cosa che ho visto facendo il lavoro delle credenze limitanti. Fate un'analisi della vostra vita, perché ci sono certe persone che riescono ad essere prosperi nel lavoro quando sono single, quando invece sono in coppia si impoveriscono. Ed è come se ci fosse una credenza discrepante, limitante tra di loro, dove lo stare in coppia limita, oppure mi posso espandere o posso guadagnare o posso avere successo solo se sono single. Amore e lavoro non vanno d'accordo. Queste potrebbero essere tutte credenze limitanti che voi avete, che stanno lavorando, io dico sempre da sotto, perché sono nel subconscio. Quindi vi invito ad osservare anche un po' il modo in cui pensate. Io comunque questo tema delle credenze limitanti lo tratto molto nello specifico, sia nella sezione degli abbonati, sia a livello individuale, nelle sessioni. Andiamo a vedere questo 9 di spade. 5 di spade. Appeso. Sì, potrebbe anche esserci un timore ai conflitti, alle divergenze,
alle questioni di ego, di orgoglio, sul aver ragione oppure no, o qui la sento un po' questo gruppo di carte come se voi foste quelli che dite si fa come dico io e punto. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Imperatore e asso di coppe. Che interessante, asso di coppe e re di pentacoli. Non lo so, ho come la sensazione che questa persona, a parte che potrebbero essere due, ve lo dico subito, però supponiamo che sia una sola, così poi ognuno di voi adatti la lettura alla sua realtà, però ho come la sensazione che questa persona possa effettivamente darvi quel senso di stabilità, però potrebbe anche essere che voi pensiate o vi preoccupiate del fatto che stare con questa persona o iniziare una conoscenza più profonda con questa persona vi possa limitare. Questo potrebbe essere una perdita del proprio spazio personale, perché comunque potreste aver paura, preoccuparvi di essere controllati, di dover sacrificare troppo di voi stessi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. 9 di coppe. E sacerdotessa. Andiamo a vedere anche l'asso. Morte. E 8 di coppe. Vi dico, non sento che questa persona vi convinca molto. Cioè, più che tutto, manca l'amore qua. Manca la fiducia. Per qualcuno può essere la fiducia del costruire qualcosa nel lungo periodo con questa persona, anche se vi dico, la persona in sé mi sembra stabile, però ho come la sensazione che a voi non sconquifferi più di tanto, cioè potrebbe essere la persona più brava del mondo, però è come se non ci fosse chimica, è come se non ci fosse attrazione o mm, non so, non sento che vibri al di là di un'avventura, al di là di una storia, al di là di una coccola. E difatti anche qui secondo me andrete un po' oltre. Mm? L'asso di bastoni lì è girato al contrario. Sento come... Ah, fatemi vedere una cosa. Per qualcuno questa reticenza a legarsi a questa persona è perché questa persona potrebbe avere già una famiglia, già una storia o semplicemente avere come poco tempo a causa del lavoro, ci sono come degli impedimenti esterni, secondo me, che voi poi, io credo, bypasserete. Cioè, nel senso, non vi sento tanto disposti a star lì a farvi incatenare, mi viene da dire, perché in questo mazzo anche il 4 di pentacoli è una porta con le catene. Fatemi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, quindi non importa il tipo di legame che avete. Due di coppe, due di spade. 10 di bastoni, asso di coppe, un'altra volta, cioè
Ragazzi, ci sono 3 assi di coppe, tutti e 3 a testa in giù. È come se mancasse l'amore, manca la fiducia, manca la voglia. Non lo so, può anche essere che questa persona la stiate frequentando da un po' o che l'abbiate già frequentata in passato e che vi abbia già deluso. Qui abbiamo ruota della fortuna, 6 di bastoni un'altra volta, perché ce l'avete una volta qui e una volta qui, e regina di bastoni. Partendo con questo 2 di coppe, io sento che agli inizi di questo periodo, e vi parlo della seconda metà di giugno, non c'è un reale compromesso tra voi e l'altra persona, o comunque può essere che qualcuno abbia discusso, che ci sia stato qualche problema tra di voi e che non si riesca a trovare un punto di incontro. Andiamo a vederlo questo 2 di coppe, 3 di bastoni. Può essere inerente a un viaggio, ce l'avevate. 3 di bastoni questo e 8 di coppe e sono qua. 3 di coppe e 10 di coppe. Può essere proprio che non riusciate a incontrarvi in questo periodo perché l'altra persona, soprattutto se è valido il tema della famiglia già esistente o magari di figli, può essere che questa persona sia impegnata con la famiglia in questo periodo. Andiamo a vedere il 2 di spade. Vi dirò che per qualcuno potrebbe anche essere in una fase dove la persona si sta separando da qualcuno o da qualcosa che è quel qualche cosa che vi impedisce di trovare un punto di incontro con questo 2. Il 2 di spade è spiegato dal giudizio, da un cavaliere di coppe, da un 4 di pentacoli e da un 4 di spade. Allora, io sento che la persona fondamentalmente vorrebbe un po' tutto, mi viene da dire. Vorrebbe la stabilità, vorrebbe qualcosa di concreto, però ci sono come dei temi che non vengono affrontati o delle scelte da dover effettuare. Tenete presente che con queste 2 carte vi dico che potrebbe esserci un tema del passato che la persona ritornerà ad affrontare, può essere un tema legato alla casa, al dove abitare, al quando vedersi, al dove vedersi. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Anche la ruota della fortuna c'è 3 volte, devo dire. Quindi è asso di pentacoli e 5 di spade. Io sento che questa persona avrebbe voglia di ricominciare. Può anche essere che abbia voglia di ricominciare con voi, di ricominciare una famiglia, di ricominciare una vita, un capitolo. Andiamo a vedere l'asso di coppe, c'è un 7 di spade e un imperatore. Asso di coppe, imperatore, asso di coppe, imperatore, asso di coppe, re di pentacoli. E che ho la sensazione che questa persona non ve la dica tutta su quello che prova per voi. Perché con il 7 di spade sento che sta proprio mentendo sulle sue emozioni. Qui sento che è come se non vi arrivassero delle conferme, delle soddisfazioni, diciamo così.
Andiamo a vedere però questa ruota della fortuna perché è molto molto positiva. Regina di bastoni che avete già qui, 8 di bastoni e re di pentacoli, quindi c'è come un cambio secondo me. Non la sento proprio come una resa, però potrebbe essere come un momento di incertezza, dove questa persona un po', non dico che perda le speranze, però voglio dire, è un po' come se si affidasse al fato dopo un po'. Scusate, non mi sono resa conto che non vedete le carte. Ok, andiamo a vedere il 6 di bastoni. Cavaliere di spade e 10 di pentacoli. Ragazzi, io vi sento che voi tirerete indietro perché probabilmente la situazione qua non vi piacerà tanto per i vari impegni, perché non vi darà soddisfazioni questa persona, ma giustamente mente su quello che prova per voi. E... È come se dicesse: no, ma io non sono innamorato o innamorata, però mi piacerebbe stare con te, mi piacerebbe costruire qualcosa insieme, vorrei abitare insieme. E la sento anche questa persona ben convinta di questa cosa qui. Vi dico, è una lettura dove c'è tanta materialità, quindi c'è come anche l'asso di denari, c'è un approccio concreto, sento, da parte di questa persona ed è ben motivata, determinata a raggiungere il suo scopo. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Io sento che qua un po' scanserete voi e sapete che in amore vince chi fugge, no? Ecco, voi fuggirete, questa persona ha come la sensazione che tenderà a inseguirvi. Di nuovo un altro 6 di bastoni, ragazzi, ne avete 4. Questa persona vuole ufficializzare, vuole andare oltre, vuole concretizzare, però è come se avesse ancora dei dubbi. Ce li avete un po' tutti e due qui, secondo me, per qualche cosa che è già successo in passato. Fatemi sapere se vi risuona. Wow, è imperatrice. Questa persona vuole venire verso di voi. Sento che la metterete un po' alla prova, secondo me, verso la fine di giugno. Ah sì? Sei tanto convinto o convinta? Va bene, allora dimostramelo, vediamo come va. Sento che con questa morte in realtà può essere che semplicemente il vincolo si trasformi, c'è proprio una trasformazione nel modo in cui voi vi approcciate alla persona, alla situazione, c'è proprio un cambio, anche perché effettivamente qui abbiamo comunque la carta dell'appeso al contrario che mi dice che c'è un cambio di vedute, un qualche cosa che si sblocca, un modo che avevate un po' preoccuposo, preoccupante, di vedere le cose o di gestire anche solo i conflitti, può essere che cambi, sento che è come se diventaste più determinati. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, qui abbiamo l'oracolo della luna e vi dice: onoro il sacro flusso e il ritmo del femminile. E qui il femminile ce lo sento molto collegato a questo asso di coppe, che la coppa contiene, accoglie, e si parla comunque di sentimenti. Quindi vi dico, è come se avessi bisogno di fluire un pochettino di più in questo asso di coppe. Chissà se riuscirete poi a girarlo. Allora, ripropongo questi oracoli che ho già usato nelle letture spirituali, ma trovo bellissimi e quindi ve li ripropongo anche in questa lettura. Andiamo a vedere. Sono oracoli degli dei induisti, però non ci sono scritti i nomi degli dei purtroppo. Ok, allora vediamo qual è il messaggio per voi. Ok, allora l'immagine è questa e dice: interessi
ogni compito adempiuto è un credito depositato nella banca divina che un giorno avrete diritto ad incassare. È come se vi dicessero, depositate adesso perché con il tempo arrivano indietro più benefici, più amore, più abbondanza. Wow, bellissimo messaggio, amici dei gemelli. Fatemi sapere se la lettura vi risuona, se insomma ci sono stati spunti di riflessione interessanti. Scrivetemelo nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi può contattare via mail oppure, come detto prima, vi potete anche abbonare al canale. La formazione nella parte degli abbonati è decisamente più completa rispetto alle sessioni individuali perché lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto-basso astrale, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 alla 4 e sono da vedere in ordine cronologico. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!